Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa-effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Questa lettura la facciamo perché era da una vita, diciamo, che ho cominciato la serie sull'io superiore di varie persone che ci sono state nella nostra vita. Non so se vi ricordate, avevo affrontato quello di mamma e quello di papà e ora è il momento di chiudere il cerchio perché mi era stato chiesto più volte di fare la lettura su quello che è l'io superiore di fratelli o sorelle e vedrete che la prossima lettura è anche sugli amici, quindi su quella persona o quelle persone che secondo voi sarebbe utile e carino sapere magari che cosa ne pensano di qualcosa che è accaduto tra di voi o che cosa hanno vissuto dalla loro prospettiva di quello che è accaduto, se è accaduto qualcosa, voglio dire. O magari c'è chi non sente, non parla con fratelli e sorelle da un po' e quindi avete la necessità di sapere qualcosina di più. Dunque, come selezioniamo la scelta o le vostre scelte? Perché vi ricordo che potete fare più di una scelta o tornare indietro su questa lettura tra qualche tempo. Lo facciamo usando le rune e queste rune le andiamo a scoprire adesso. Allora, questo mazzo ha questa runa. Il secondo mazzo ha questa runa. Il terzo mazzo ha questa runa e il quarto ha la runa vuota, che non è un errore, Bene, accendo la luce perché vedo che qui sta diventando un disastro. Siamo estate, ma qui piove. Allora, fate le vostre scelte, mettete in pausa se avete bisogno di qualche minutino in più e vado a cominciare con la numero 1. Quindi scelta numero 1, mettiamo qui la nostra runa e andiamo a vedere tutte le informazioni che possiamo trarre per quanto riguarda l'io superiore di questo fratello o sorella. Dunque, che cosa ha da dire l'io superiore di cui ha fatto questa scelta? Che tipo di situazione vuole parlare? Quindi immagino che ci siano state non solo molte cose non dette con questa persona,
ma che ci siano state anche, mi viene detto, sviste, che poi mi viene da dire anche, come fossi nella vostra testa, sviste un cazzo. Allora, credo che la persona a cui state pensando abbia sorvolato in maniera esagerata e probabilmente per degli scopi personali o per degli interessi personali da difendere. Qualcosa che avveniva o nella vostra vita, ma io sento di più nel contesto familiare generale, e che abbia fatto quello che si dice orecchio da mercante, o che abbia giocato il ruolo di chi dice ma va, cosa fai le cose così grandi, tanto è una cosa da niente, oppure non lo so, siamo diventati grandi lo stesso, oppure ti lamenti sempre. Quindi ha sempre cercato di ridurre al minimo l'importanza e la rilevanza di quello che magari dicevate. La sensazione è quella che ci siano state delle dinamiche familiari molto chiare, molto specifiche, la classica ambientazione tossica in cui tutti sanno e tutti tacciono. Quindi si può spaziare da situazioni magari quotidianamente viste come piccole, ma che hanno a che fare, che ne so, con un genitore narcisista o entrambi i genitori narcisisti, oppure violenza fisica, oppure addirittura violenza sessuale ad opera di qualche membro familiare. C'è tutta una situazione qui di so ma sto zitto, so e faccio la doppia faccia. La mia sensazione primaria è chi ha fatto, si è comportato in questa maniera, non l'ha fatto per paura, l'ha fatto per codardia, e non è la stessa cosa, perché il codardo manca di coraggio, ma il codardo manca anche di principio. Il codardo è codardo perché reputa che sia più importante comunque arrivare ad avere la pancia piena, le tasche piene, e non vale la pena avere a che fare con nessun disturbo che potrebbe creare ostacolo sulla via del raggiungimento di questo scopo. Per cui magari è una persona che manca di coraggio, è una persona che poi si strugge per non essere riuscito a vivere all'altezza delle aspettative proprie, no? E non essere stato in grado di essere una persona migliore, mentre il codardo in fondo, ma neanche così tanto in fondo, anche a un livello abbastanza conscio, reputa di aver fatto e di essere nel punto della vita di fare il meglio per se stesso, e quindi è incapace di provare rimorso, è incapace di riconoscere magari anche le difficoltà di altre persone quando si presentano situazioni difficili, no? Quindi il codardo è chi vive per sé e lo fa a discapito degli altri, quindi poi assume tutta una serie di atteggiamenti, diventa l'infingardo, diventa il doppio giochista, diventa il falso, diventa il sobillatore, diventa anche chi semina zizzania, varie sfumature, non scansiamo nulla da questo tipo di personaggio. Quindi ci sono anche molte cose che probabilmente ignorate voi di questa persona, quindi magari siete arrivati in queste letture chiedendovi anche chissà se mio fratello o mia sorella, anche se sento che principalmente è un maschio o comunque portatore di un'energia principalmente maschia, chissà se mio fratello e mia sorella hanno non solo realizzato quanto danno hanno fatto e stanno facendo, ma hanno davvero qualcosa che nascondono. Per cui io vi direi sì, già così, a pelle. Sicuramente sì, sicuramente c'è qualcosa che questa persona non racconta e non riguarda la stretta vita familiare, riguarda la sua vita personale. Per esempio potrebbe essere qualcuno che ha qualche vizietto un po' pericoloso o un po', come possiamo dire, malsano. Potrebbe essere qualcuno che frequenta brutti giri, qualcuno che ha magari finto che gli capitasse una disgrazia per poi guadagnarne qualcosa all'interno della cerca familiare o all'interno, che ne so, dell'ambiente di lavoro o a discapito dello Stato, quello che è qualcuno che è avvezzo per natura a comportarsi in maniera, mi viene da dire, disonorevole,
Quindi abbiamo davanti un personaggio che a seconda della situazione cambia faccia, mi viene da dire questo. Allora, che tipo di situazione ha generato questo atteggiamento? Che tipo di... che cosa ha portato? Di cui ci vuole parlare ora? Infatti questa persona non solo non è stata saggia e non ha usato saggiamente le risorse che aveva a disposizione, magari per aiutarvi, magari per diventare una persona migliore, magari per migliorare la propria comunità, in generale ha buttato buone occasioni per essere una persona migliore, ecco, ma ha anche mancato totalmente del suo ruolo. Non è stato di sostegno. Sento qualcuno che dice era il fratello maggiore, era l'unico che poteva capire perché aveva la facoltà e la forza fisica e nonostante vedesse il sopruso non ha mai detto nulla, oppure non ha mai avuto la capacità di avere empatia. Quindi è molto particolare, almeno davanti a me stessa, il fatto che percepisca molto chiaramente che probabilmente è una figura maschile questa. Vedo proprio tipo un fratello maggiore, o comunque chi ha le capacità. Potrebbe anche essere qualcuno, sì, qualcuno che ha capacità economiche che non ha messo a vostra disposizione quando ce n'era veramente bisogno. Mettiamo caso che siete sposati e con la consorte o il consorte le cose non vanno alla grande, nel senso che magari avete perso il lavoro entrambi e avevate un mutuo e un figlio o più figli, vi siete trovati, che ne so, con l'attività che non funzionava più, avevate tutto un affare di famiglia nel mezzo, possono esserci varie situazioni. Comunque l'aiuto anche economico, la voglia di esserci fisicamente di questo fratello o sorella avrebbero veramente cambiato le sorti del destino. Questo non è avvenuto, la persona ha preferito pensare a se stesso, come proprio non avesse sentito il pianto del bisogno. Quindi è qualcuno che veramente se n'è lavato le mani, ma non solo, se n'è infischiato altamente. È come se dicesse urla più forte che tanto non ti sento. Allora, che cosa ha da dire questo io superiore a voi? Vi posso dire già da subito, prima di cominciare a guardare l'ultima carta, che questa persona, se ve lo state chiedendo, non ha rimorso, ok? Non ce l'ha. E sento anche che lo spessore di questa persona è veramente infimo. Lo so che tutto è relativo, ve lo dico sempre, so anche che c'è sempre un punto di vista, so che magari uno ha le sue ragioni, però a me qua proprio sembra il caso di dire questa persona non è la classica persona buona in cattività. Questa persona ha non solo problemi a livello di salute mentale, nel senso che effettivamente sembra, non so, un narcisista o bipolare o ha qualcosa che potrebbe essere identificabile come effettivamente una malattia mentale, ma è qualcuno con cattive intenzioni, ok? Dalla nascita è così e basta. Quindi che cosa ha da dire? È molto particolare come lettura, perché poi mi arrivano dei messaggi molto specifici. Per carità, chi è con me da un pochettino lo sa che arrivano dei messaggi specifici, ma arrivare al punto che mi sembra di fare una lettura personale. Dunque, non a caso vi ho detto che questa persona probabilmente è, passatemi la definizione, una mela marcia dall'inizio. E vedo che il suo odio è particolarmente intenso quando viene direzionato verso il femminile. Quindi c'è un odio verso la figura femminile in generale e non mi stupirei se già in precedenza avesse manifestato attraverso azioni dirette o attraverso verbalizzazioni molto chiare il suo odio non solo verso le donne ma verso il concetto di madre. Quindi c'è
mi viene detto un tentativo da parte di questo io superiore, ma tentativo perché glielo sto chiedendo io, perché vi ripeto che questa persona e il suo io superiore sono ok con quello che stanno facendo, sono d'accordo, ok, non sono in conflitto. Quindi cosa dicevo? Sì, mi sta dicendo che già da quando questa persona era in grembo, nutrivo un odio smisurato per le donne, una cosa indecente. Dico indecente perché non la vedo arrivare solo da vite passate, la vedo proprio come una predisposizione al buio, alla malignità, che viene nutrita di vita in vita. Ma se fosse stata una persona, un io superiore, diciamo, un'anima o uno spirito, poi a seconda delle credenze, adesso non voglio forzare troppo le definizioni, che aveva dentro di sé una predisposizione buona, difficoltà dopo difficoltà, magari sarebbe diventato molto insicuro, magari sarebbe nato con qualche handicap fisico o magari con qualche disabilità mentale o con un problema, diciamo, che fa vedere che questa persona magari al massimo non ha avuto la capacità di superare gli ostacoli del passato, di armonizzarli dentro di sé. Invece qui questa persona ha usato quelle esperienze indubbiamente brutte, tragiche, quello che sono state, per andare a fomentare l'aspetto ombra di se stesso. E qui non mi viene più da dire che sono ferite non elaborate, qui mi viene da dire che è una scelta, è una questione di predisposizione. A me piace il gelato alla fragola, a te piace il kiwi e non c'è modo che possiamo fare diversamente quando siamo dal gelataio, entrambi prendiamo quello che ci piace di più. E sotto questo punto di vista l'odio verso le donne non viene solo da vite passate, è un odio di opposizione, mi viene detto, cioè c'è una forma quasi di invidia. E sto cercando di andare più a fondo. Come mai c'è questa invidia? Perché ho una sensazione, ma c'è una paura profonda, prima di tutto, verso il femminile. E ripeto, non è una questione di vite passate, è come un timore di Dio. È un'energia che non lo fa star bene, è come quando entri in una stanza e c'è puzza di chiuso, non ci vuoi stare in quella stanza. Questa persona ha questo stesso tipo di reazione. Quindi mi viene da dire, se ha odio verso la madre e magari voi che state ascoltando siete portatrici o portatori principalmente di energia femminile, ecco che si spiega meglio come mai questa situazione di conflitto anche verso di voi. Però il punto è che qui questa persona gode quando vede che c'è conflitto nella vostra vita o nella vita di una donna. Perdonatemi, ma mi sto calando proprio nella profondità non è solo la mente, delle ragioni di questo tipo di energia. È come se questa persona non fosse più quasi completamente umana, nel senso che ha perso la capacità a questo punto di fare dei passi indietro. Non si perde mai la capacità di scegliere, però capite, più uno si allontana da casa sua e più è restio dal girare i tacchi e tornare indietro, e più gli viene da dire beh, vado avanti e quando arrivo vedrò cosa devo fare. È molto simile come discorso. Questa persona sta andando proprio verso l'oscurità per dare una definizione a quello che è opposto a che ne so, rielaborare le proprie ferite e diventare una persona migliore. Per cui il suo superiore mi sta proprio dicendo c'è riluttanza verso ciò che vede come troppo forte, non comprensibile, lo odia, non lo riesce proprio ad accettare, vorrebbe vederlo annichilito, diventa proprio odio cieco, e vi assicuro che non è solo dovuto a una vita passata o a più vite passate, a 100.000 vite passate.
si nasce con predisposizioni, nasce intendo anche proprio come spirito, non solo come umano. Poi uno sceglie cosa sviluppare, sicuramente alcune cose saranno più facili, più difficili, ma è sempre una questione di scelta. E passo dopo passo questa persona si è molto allontanata dal potenziale opposto, che lo poteva rendere più felice e sicuramente un essere umano migliore. Quindi il messaggio finale di questo tipo di energia qual è? Perché mi ha dato le sue ragioni. Il messaggio finale qual è? Verso chi sta guardando e cerca spiegazioni. Ok, il messaggio finale qual è? Dunque, mi viene detto, cerco di frasarlo in maniera molto semplice. Quello che sta dicendo questo io superiore è questo: non cercare di trovare una logica dove non c'è, non è una questione di logica, è una questione di sentire. Io, come chiunque, ho i miei desideri e ho una mia unione con me stesso e so benissimo quello che desidero. Questa è la mia maniera di creare, di esercitare la capacità di creare. Io sono un distruttore e per ora riesco a vedermi solo con questa ottica. Vi dico, non sento la gioia, l'aspirazione a diventare il pezzo di cacca più grande dell'universo, ok? Non c'è questo tipo di piano. Per cui in una certa misura percepisco, non è neanche la tristezza, è proprio pesantezza questa. Però dalla prospettiva di questo personaggio, a questo punto chiamiamolo così, perché sembra completamente snaturato da quello che è di solito la natura umana, dal suo punto di vista qualunque cosa accada va bene, perché comunque se anche noi stiamo qui a discutere, ma vedrai che un giorno ti penti, torna indietro finché puoi, non ha orecchie per ascoltare, non vuole ascoltare. E quindi vengo quasi scansata dicendo: ma fatti gli affari tuoi, che se anche fosse che un giorno cambio idea, sai che c'è, ho tutta la libertà dell'universo di fare 1000 giri e andare dove voglio. Quindi è proprio un atto di contestazione, ribellione, di odio e ripulsa verso qualcosa che probabilmente non può comprendere, che è il femminile. E sicuramente poi di volta in volta è stato ferito dal femminile. Quindi io credo che più trovo un femminile disposto ad accogliere e ad essere conciliante, e più questa rabbia si scatena. Continuo a vedere richiamato il rapporto con la mamma, quindi vi ripeto, c'è sicuramente qualcosa che è partito sbagliato dall'inizio, forse anche in senso fisico, forse anche la gravidanza è stata un po' particolare, però ha solo rincarato la dose. Non è stato il principio del disastro, ha solo rincarato una dose che era già bella attiva, già bella nutrita. Quindi questo è quello che questo fratello o sorella hanno da dirvi, ok? Non mi aspettavo che fosse tutto bello, tutto sereno, però insomma. Chiudiamo con quello che il mio mazzo dei tarocchi da dire: lascia che sia. Il mio mazzo dice lascia che sia. Bene, questa era la vostra lettura, noi ci vediamo più avanti sul mio canale con altre letture, vi ringrazio di essere stati qui, spero di avervi aiutato. Alla prossima, ciao ciao! Scelta numero 2, andiamo a vedere, mettiamo qui questa e vediamo un pochettino di che si tratta. Andiamo a vedere qui quando si tratta di
Dunque, questo fratello o questa sorella, che cosa mi puoi dire di loro? Quello che magari è rapporto, di quello che accade. Mamma mia, proprio con cattiveria. Questo fratello o sorella. Va bene, ecco. Dunque, abbiamo qualcuno che vuole essere il numero uno qui, per come avete sperimentato questa persona. Vuole essere davanti, vuole essere il migliore, ha delle ambizioni forse un po' particolari, nel senso che ciascuno ha diritto ad avere le proprie ambizioni, ma ciò che questa persona è disposta a fare, pur di manifestare completamente le proprie intenzioni, può essere discutibile. Cioè, possiamo trovarci davanti a qualcuno che è in grado di magari usare tecniche poco ortodosse, come per esempio la manipolazione, o addirittura magia nera, cose molto particolari. Spero che non sia una sorta di lettura che prosegue la lettura che ho appena fatto, la numero 1, perché comunque potrebbe anche essere compatibile. Magari siete qui dal gruppo 1, avevate dubbi, scelgo l'1 o scelgo il 2, beh, eccoci qua. Comunque questa è una persona che ci tiene ad essere il figlio più bravo, più bello, e che ci tiene a avere una sorta di riconoscimento. Diciamo che quello che interessa a questo tipo di persona è la gloria, quindi magari anche poi nel tipo di vita che si appresta a vivere è qualcuno che ci tiene alla forma, non alla sostanza. È qualcuno che è disposto a sacrificare delle parti generalmente considerate sacre del nucleo familiare. Per esempio il rispetto, no? O la stima, o l'aiuto, il sostegno. Poi qui possiamo aprire una parentesi enorme su quante famiglie in realtà siano così a livello di vari membri familiari, non solo uno. Però voglio dire, ora stiamo guardando gli superiori di fratelli e sorelle e questo salta fuori. Mi viene da dire che comunque questo atteggiamento è il risultato di una sorta di lavaggio di cervello e di cuore operato da mamma e papà quando hanno avuto in mano la mente e il cuore di questa persona. Quindi questa persona non è qui a cercare attenzione e lo scettro perché è semplicemente, come possiamo dire, fuori di testa. È anche qualcuno che è stato spinto in questa direzione. E guardate che si viene spinti in direzioni del genere anche dando troppo, ok? Non solo non dando nulla. Per cui ognuno ha la sua storia alle spalle e si può arrivare allo stesso punto facendo percorsi diversi. Comunque sia, credo che in particolare si creino situazioni del tipo: c'è qualche difficoltà in famiglia, magari voi risolvete, magari voi siete quelli che corrono e che sfaticano e tutto quanto, e poi dopo magari, che ne so, una settimana che avete risolto il problema a mamma e papà o a qualche parente, salta fuori questo fratello o sorella che dice: hai visto? Avete visto tutti quanti come sono stato bravo o brava io, che ho risolto tutto? E si prende i meriti, o ci prova almeno. E tutti sembrano quasi dire di sì, quindi c'è tutto, secondo me c'è tutto un sistema un po' tossico qui che regge il gioco. C'è molta confusione, molte persone che sono un po' dei pappagalli di questo tipo di energia. Direi questa persona, questo fratello o sorella sono più che altro dei pappagalli, adesso ho notato che c'è proprio il pappagallo, dei pappagalli di quello che è l'atteggiamento generalizzato all'interno della famiglia. Tutti che si rubano la scena, tutti che sono i più bravi, tutti che sono sempre al posto giusto nel momento giusto, però sono persone che non hanno lavorato su di loro minimamente. E vi colpisce molto l'atteggiamento di questo vostro pari, no? Perché poi fratello e sorella
sono alla pari nella gerarchia familiare. Quindi ci si aspetta sempre che i nostri compagni di disavventure ci trattino meglio, o ci vedano con occhi buoni, o non abbiano cattive intenzioni. Purtroppo non è sempre così, anzi, l'uomo lupo di lupi, no? Bene. Allora, che cosa ha da dire? Di che cosa vuole parlare questo io superiore, di questo fratello o sorella? Wow, siamo proprio caduti. Ah. Va a completare quello che avevo intuito. Dunque, non dico che questo è una richiesta d'aiuto e sinceramente per il lavoro che faccio vi suggerisco di non cercare mai di aiutare qualcuno che da quello che vedo comunque non ha ancora realizzato di aver bisogno d'aiuto. Ok, partiamo da lì. Vi dico questo, vi dico semplicemente che questa persona, fino a che continua a intrattenersi con l'ambiente, il circuito familiare e non percepisce dentro di sé l'esigenza di guarire, di tagliarsene fuori, di migliorare, rimarrà lì dentro incastrato. Incastrato da che cosa? Da un'illusione, dall'illusione che dentro a quell'ambiente va tutto bene. Ed è la classica illusione che ci danno i nostri traumi. Perché così tante persone stanno male al mondo? Perché pochissime hanno la voglia e la capacità di dire voglio guarire, e tra queste pochissime hanno la capacità di farlo, perché non è che, voglio dire, sono nate professioni del tipo terapeuta, la mia e altre, perché è facile arrangiarsi da soli e basta decidere di stare bene. Sono delle ferite che vanno guarite con il tempo, con amorevolezza e spesso anche con assistenza. Quindi se c'è tutto questo sulle spalle di questa persona, come probabilmente c'è alle spalle vostre, ma questa persona nemmeno vuole guardarsi dal continuare a perdere tempo con ciò che è velenoso, cioè questa dinamica familiare, non c'è la possibilità che tutto migliori, anzi. Quindi se voi pensate di andare a salvare questa persona, vi dico cosa succede, e ve lo dice anche il Dio superiore. Io vorrei liberarmi, però questo è uno dei pesi karmici che anch'io ho consentito, incarnandomi in questa linea familiare, di avere. E vi dirò di più, è probabile che questa persona sia pure un'antenata di se stesso, cioè è già stato incarnato o incarnata in questa linea familiare, quindi sta pagando a se stesso quello che ha creato. Io non sostengo l'idea di un karma che fa pagare, ma in termini poi pratici diventa che uno si sta praticamente ripagando da solo con la stessa moneta. Quindi se voi vi mettete in mezzo tra questa persona e il karma che ha creato, non solo ve ne fate carico e ne generate di peggiore, ma è un sacrificio inutile. Già la parola sacrificio non dovrebbe nemmeno starci in tutta questa discussione. Quindi questa persona ha bisogno di costruire la propria forza interiore e Dio superiore suo lo sa e dice: questa è una cosa che devo imparare da solo. Sì, devo dare a me stesso la liberazione. Sai cose che non ho ancora guardato? Cioè Dio superiore in sé lo sa, quindi ci ha guardato e come, è sempre stato presente, ma la parte più umana di questa persona non ha voluto guardarci dentro. Quindi anche qui viene da dire c'è una mancanza di desiderio di andare contro le norme familiari, le regole familiari, la struttura familiare. Guardate questa immagine, perché questa cameretta, mi viene da dire, no? Stanzino rosso, chissà cosa accade lì dentro. Eppure la sensazione è che i cattivi siano fuori, che questo castello con le sue mura, le sue cinta ci protegga da pericoli esterni, ma il pericolo è dentro, il problema è qui. Per cui tenersi stretti personaggi che sembrano darci un senso di forza e in realtà sono la nostra distruzione, ci porta a rimanere nella nostra stanzetta rossa e diventare come il Capitan Hook, che
in fin dei conti non era cattivo, ma era scemo, ok? Sceglieva che gli andava bene stare lì, perché in quel modo poteva essere il re di un piccolo mondo di disagiati come lui. Ed è quello che Dio superiore del vostro fratello o sorella qui sta dicendo. A me per ora va bene così. Potrei liberarmi, ma non è il momento. E vi dirò, non lo so se lo farai in questa vita. Forse verso la fine. Ho una sensazione verso proprio la fine, non so neanche se avrete modo di saperlo, perché poi figuriamoci, dopo tutto quello che è stato detto e stato fatto, chi lo sa se una persona così avrà il cuore di dire hai sbagliato tu, ho sbagliato io, è successo questo, è successo quello, non lo sapremo mai. Allora, cosa dice il mio mazzo riguardo a questa situazione? L'unica cosa da fare è sperare. Ed è vero, ed è l'unico consiglio che mi viene da dare. Questa persona non è insalvabile e non è neanche marcia completamente, però ha scelto di non scegliere, ha scelto che va bene così per adesso. Quindi il Dio superiore questo rende noto: non ti ci mettere che ti metti nei casini, questo è un problema mio. Certo, sicuramente qualche conseguenza ce l'hai avuta anche tu, no? Ma i nostri karma, pur essendo derivanti dalla stessa famiglia, sono individuali. Io il mio, tu il tuo, tu ti sei salvata in qualche maniera, io devo fare per me, non pensare di fare più di quello che hai già fatto per te stessa. Questo è il mio turno. Quindi questa era la vostra lettura, io spero di essere stata chiara, di avervi dato una visione un po' più complessa della situazione, e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Vi abbraccio, alla prossima, ciao ciao. E siamo quindi alla scelta numero 3, mettiamo la nostra luna qui e andiamo a vedere Dio superiore di questo fratello o sorella che cosa hanno da dire. Ok, andiamo prima a vedere qual è la situazione, qual è la persona. Ups, ho dimenticato di accendere la luce. Un secondo. Ecco. Dunque, che tipo di persona, di situazione si è creata? La motivazione per cui siete qui, insomma. Allora, che tipo di persona è? Fratello o sorella? Di chi sta guardando questo video, questa scelta? Ci sono due casistiche principali qui. In comune hanno il succo del discorso, cioè con questa persona eravate molto unite e poi, nonostante le situazioni di vita siano cambiate, percepite ancora molto forte questa unione. Potrebbe essere che questa persona si sia allontanata per scelte di vita o che abbia smesso di continuare a portare avanti il legame stretto. Potrebbe essere che ci sia stato un disguido o una mancanza di maturità da parte di quest'altra persona. E per alcuni, ecco la seconda casistica, potrebbe essere che questa persona sia morta, cioè fisicamente irraggiungibile, e quindi il legame è fisicamente impossibile in quel senso. Quindi parliamo di un equilibrio che è stato rotto, di una unione che era buona, sembrava durare a vita. Potremmo avere davanti qui anche dei gemelli, per esempio, quindi magari state guardando riguardo a quel fratello o sorella mai nati e che magari avete assorbito dentro di voi attraverso la gravidanza, perché ci sono anche queste situazioni. E sentite ancora il legame, portate dentro di voi ancora questa persona, però sta diventando un problema. Sta diventando un problema perché non vi permette di andare in avanti, non vi permette di avere lucidità mentale, non
sento un senso di colpa quasi, non so che cosa sia successo esattamente, però non riuscite proprio a trovare l'aspetto diciamo saggio di quello che è accaduto, non riuscite. Sto cercando di frasare nella maniera migliore perché c'è una complessità di situazioni qui che non è così facilmente riassumibile in un'unica frase. Che cos'è che state cercando di fare che è un problema qui? A parte che mentre faccio le carte sento una rabbia pazzesca, cioè prenderei le carte e le butterei proprio giù dalla finestra. Cioè la mia sensazione è, ma io adesso quindi cosa me ne faccio di tutto quello che è stato? C'è questa separazione che non riesco comunque a definire proprio perché la sua natura è indefinibile. Che me ne faccio? Mi sono informata, ho fatto yoga, ho meditato, ho fatto guarigione, ho fatto, che ne so, ho parlato ai miei antenati, ho fatto qualunque cosa. Come mai questa persona non c'è nella mia vita o non c'è come di solito c'era e io ancora percepisco questo problema? Io ancora percepisco la sua presenza e quello in realtà è il problema. Ok, che cosa ha da dire a riguardo l'io superiore di questo fratello o sorella? Uno alla volta, già è difficile voglio dire uno alla volta, andiamo con calma. È una risposta particolarmente diretta. Ho sentito subito il debito è pagato, che sa sia di sostegno a voi, come dire non ti preoccupare, va avanti con la tua vita, non mi devi nulla, non c'è nulla di sospeso, perdonami, vai avanti perché comunque quello che è. Ma ho la sensazione che questo debito sia più che altro una maniera per definire il fatto che il tempo che questa persona aveva è già compiuto, non ce n'è altro, non è che le cose potevano andare diversamente. E intendo il tempo che questa persona ha avuto nella vita in senso generale e nella vostra vita in senso specifico. Quindi non c'è nulla in sospeso. Quello che stai tenendo in sospeso è un tuo sentire, è un tuo aggrapparti a questo legame che, vero o no, poco importa, comunque non esiste più, nel senso che non ha più energia per sostenersi. Sono fuori dal quadro, sono fuori dalla tua vita, sono fuori dall'esistenza forse in generale, no? Come la conosciamo noi. Non abbiamo altra merce di scambio, quello che tu stai facendo è come pagare le bollette per due e in casa ci sei solo tu. Quello che stai facendo è limitarti fortemente e lo fai anche abbastanza coscientemente, perché c'è una parte di te che dice che fino a che tu ti mantieni legata a me in questo senso, sconti le pene che secondo te sono dovute, ma non sono dovute per un vero senso di colpa, no? Sono dovute perché sono un'ottima, passatemi l'espressione, un'ottima scusante per non andare avanti completamente, per non occuparti, scusami, completamente di quelle che sono le urgenze della tua vita, le cose che devi fare per te stessa o te stesso. Diciamo che è come se avessi uno zaino sulle spalle e dentro questo zaino, invece di metterci le cose che ti servono per vivere ed essere disposta a svuotarlo e riempirlo a seconda della situazione di vita che ti serve, ti porti l'urna di questa persona, di questo fratello o sorella, che ormai non hanno più ragione di essere portati in giro in questo senso, e quando qualcosa accade ti scusi con te stessa, con gli altri, davanti
alla vita in generale dicendo ma io ho questo peso, ma io devo preoccuparmi di questo. E viene detto proprio basta con le scuse, perché anche se non ci piace ammettere, a volte abbiamo proprio delle scuse. A volte ci raccontiamo che ci sono 1000 impedimenti perché l'idea di fare a modo nostro ci spaventa, perché ci dà un senso di non guida, ci dà un senso di non protezione. Ed ecco che in questo senso quella forte sensazione di protezione che dava l'unione con questa persona, perché ci faceva sentire forti, quando viene a mancare, perché la persona manca, come faccio a tenere con me quella sensazione di sicurezza? Attraverso la colpa, perché si autoregola la colpa. Ogni volta che io abbasso il mio attaccamento alla persona che non c'è e quindi mi apro all'esperienza della guarigione e quindi all'esperienza del vivere la mia vita con responsabilità completamente, tutto nelle mie mani, nessuno mi salva il culo, ecco che io ho paura e con la colpa, essendo autoregolante, si attiva e mi rimette nella mia posizione in cui sono immobile, in cui nulla può capitare né di bene né di male. Questo è proprio rinunciare alla propria energia creativa e quindi alla propria vita. E quindi l'io superiore di questa persona sta dicendo basta con queste cose, io non c'entro nulla. Sei tu che stai facendo questo a te stesso, vedi tu quello che vuoi fare, ma non pensare che ci sia un vero legame in questo senso tra di noi. Perché io il mio gioco, la mia comparsa sul palco l'ho fatta, il mio ruolo non ha più senso adesso. Da che cosa potrebbe andare a partire questa persona? Ah, vedi, ci sono dei desideri, ci sono delle cose che vorresti, ma sei indeciso e ti riempi la testa anche di pipe mentali perché sei in conflitto profondo con te stesso o te stessa. Però l'energia non mente e lo sto vedendo. E lo vede anche l'io superiore di tuo fratello o tua sorella che giustamente non avendo il limite dei 5 sensi e probabilmente essendo anche particolarmente perspicace di natura, le vede certe cose. Devi direzionare questa conflittualità dentro di te perché non è astraendoti, non è correndo da un'altra parte con la testa che la vita si risolve da sola. E sinceramente non ha neanche senso vivere come possiamo dire, in sospensione, una sorta di stand-by. Che senso ha? Allora impicchiamoci, no? Ed è questo che sta dicendo il Dio superiore di tuo fratello o tua sorella. Fai questo passo per piacere per te stesso, non guardando me. Io quello che potevo e dovevo fare l'ho fatto. La comunicazione è la chiave, certo, la comunicazione è con te stessa o te stesso. Questa carta rappresenta proprio il paggio di spade. Chi va alla ricerca di aiuto, di informazione, di metodi, eccolo qui, e cerca assolutamente di usare la situazione per cambiare. Non importa quanto tempo ci vuole, però studi attentamente le cose per avere una visione logica e razionale. Quindi cosa suggerisce questo io superiore? Cerca altrove. Non cercare il problema con questa persona che in qualche maniera, in qualche forma, per qualche ragione non c'è più nella tua vita. Guarda dentro di te. L'unica cosa da fare è sperare, che è un po' come quello che è suggerito per la lettura precedente. Non puoi mollare qui la tua capacità di cambiare la tua vita, devi continuare a cercare in altri luoghi, non nel trauma, per esempio, di aver perso questa persona. Indubbiamente ci sarà un trauma, ci saranno cose da guarire magari, ma non è lì ciò che ti blocca. Quindi è continuare senza darsi per vinti a provare a vivere la propria vita, anche se fa paura. Questo è quanto, io spero di avervi dato una mano e di avervi detto quello che vi serviva. Noi ci vediamo sul mio canale con le prossime letture e qui è tutto, da Karma Rosso. Ciao ciao! E siamo alla quarta possibilità, qui abbiamo la nostra runa vuota. E andiamo a vedere che tipo di persona
è questo fratello o sorella, che tipo di dinamica si è creata per cui siete qui per vedere, o se semplicemente si tratta di comunicare qualcosa di importante, perché poi se tutto è ok dubito che troverete qualcosa di interessante sul mio canale. Il mio canale è tutto improntato al cercare di risolvere problemi e di aiutare le persone a guadagnare autocoscienza, quindi se non c'è bisogno di questo tutto va molto bene. Dunque, fammi vedere qual è la situazione con questo fratello o sorella, di che si tratta, cosa succede, che cosa è rilevante. Questa la teniamo qui perché l'ho sentita che voleva uscire. Quindi per chi ha fatto questa scelta, la runa senza nulla, cosa succede? Ok. Diciamo che c'è del passato tra voi due e diciamo che in questo passato potrebbero essere coinvolte tranquillamente altre persone, quindi non c'è un rimando solo al rapporto diretto e unico tra voi due, potrebbero esserci altre persone coinvolte. La dinamica qui è particolare, nel senso che c'è come una difficoltà a gestire le energie tra di voi. Per alcuni si tratta di avere un fratello o una sorella che vogliono comandare ad ogni costo. Per altri si tratta di avere un fratello o una sorella che hanno possibilità migliori nella vita, anche possibilità economiche, ma in generale, di aiutare, e sembra che siano, come possiamo dire, ambivalenti riguardo a questo aspetto. A volte aiutano, a volte no, a volte non si capisce se c'è un secondo piano, un secondo interesse nel farlo. E per alcuni il rapporto è quasi un patto di sangue che però non rende felice nessuno dei due, sicuramente ha reso miserabili voi più di una volta. È una lotta di potere questa, in cui ci si fa forza in due perché si è entrambi dentro un buco e si vuole uscire, però ci si guarda un po' in cagnesco o con sospetto, non si è completamente convinti che l'altro ci sarà sempre, ci darà una mano o abbia le migliori delle intenzioni. Quindi siamo sempre sul chi va là. E infatti quando ho chiesto la spiegazione, diciamo che è un rapporto di comodo da un certo punto di vista, ma non lo voglio descrivere come una cosa totalmente superficiale. Ah, ok. Diciamo che questo rapporto è stato compromesso dall'inizio dalla dinamica familiare, che ha inquinato quello che poteva essere una situazione molto serena tra di voi, molto carina, molto tranquilla. Non dico proprio idilliaca magari, ma sicuramente molto più matura. Questa persona potrebbe avere problemi di depressione o potreste averli vissuti voi. Ci sono comunque problemi che sono chiari, evidenti. Forse questa persona ha anche problemi di dipendenze o ha avuto problemi di dipendenze. Ecco perché c'è instabilità emotiva, c'è vicinanza ma lontananza profonda con questa persona. C'è molto dispiacere da parte vostra. Non importa quello che dite, c'è molto dispiacere. È normale perché comunque se anche uno si rende conto che non può fare granché per salvare il fratello o sorella o per sanare il rapporto, ma comunque è contro natura avere un rapporto che non funziona in famiglia, è normale che comunque c'è una bella dose di lutto per qualcosa che non cambia mai e non riusciamo a metterci il cuore in pace fino a che non ci lavoriamo, perché comunque è una privazione quella che viviamo costante.
E finché soprattutto la persona è viva, questa privazione è sotto i nostri occhi. Quando la persona se ne va, i rimorsi, le colpe, i dubbi e le cose che non ho detto, che non ho fatto, saltano fuori. Quindi non è una posizione molto carina da vivere. Allora, questo io superiore, che cosa ha da dire? Che cosa vorrebbe farti sapere? Che cosa amerebbe dirti? Questo io superiore. Comunque, nel mentre, penso di aver fatto centro sulla questione dipendenze perché sto sentendo un'ondata di tristezza e desolazione che veramente sono difficili da navigare. Ok, parte con un messaggio in realtà positivo. In che senso? Con due sei che si guardano così. Come mai c'è questo legame tra questi due sei? Non lo posso non vedere. Allora, o per qualcuno queste dipendenze sono finite, o la dinamica poco carina tra di voi comunque sta per subire un'evoluzione, o l'ha subita. Sembra una miglioria, non è la guarigione totale, non è il punto finale di miglioria, però qualcosa sta per cambiare o è cambiato. E abbiamo il 6 di bastoni a testa in giù, che è una delle poche carte veramente positive a testa in giù, e parla proprio di vittoria, con un po' di fatica, ma vittoria. O comunque la risoluzione di un problema. C'è l'8 di bastoni, quindi un avanzamento, anche piuttosto veloce, di qualcosa che è problematico e che teneva la persona legata. 6, 7, 8, 9, 10. Allora ragazzi, o questa persona è morta, o sta per migliorare, o c'è stato un miglioramento, o comunque il messaggio è questo. Le cose vanno meglio in realtà di come te le sei viste e figurate le ultime volte. E anche se io mi sono ritrovato o ritrovata a subire la distanza che si è creata tra di noi, sia come fratello e sorella, sia come membri della stessa famiglia. Io comunque ho dentro di me questa visione, non voglio dire che è rosea. Ho dentro di me questo bisogno di ricerca di uno stato di grazia, per cui molto spesso sono assente o con l'uso di sostanze o di atteggiamenti o con proprio il mio modo di fare, perché per me è una maniera di anestetizzarmi, perché per me è una maniera di migliorare la situazione. Certo è anticonvenzionale, certo non mi avvicina di più alla famiglia, però è la mia maniera di poter continuare a partecipare al nucleo, alla nostra vicinanza, che poi non è una gran vicinanza, siamo vicini ma non ci guardiamo, non riusciamo a vedere la stessa direzione, percepiamo magari i rispettivi dolori, ma non riusciamo né a porvi fine, né a sistemarli, né a parlarne. Per cui io in realtà faccio del mio meglio e vi dico, sento la purezza in realtà di questa persona a livello di cuore, di buone intenzioni. E mi viene a dire che forse una persona non forte come siete voi, che non è una questione di gerarchia più o meno forte, si è trovata a non riuscire a trovare un sistema di cooperazione migliore. Però mi dice anche, so che anche tu non te la passi tanto bene. Tu hai trovato quel metodo per andare avanti, io ho trovato dell'altro. E anche se non combaciano, siamo sempre fratello e sorella, o sorella e sorella, o fratello e fratello.
Mi sta parlando in generale dei cicli della vita, E questo vale non solo per quelli che sono morti magari, ma in generale per tutti quelli che si trovano comunque in uno stato di disagio a vivere questa situazione. Mi sta parlando di come ci siano, mi sta mostrando come dei tunnel, ok? Sotterranei, attraverso chiunque passa, mi stava dicendo trincea. Come le trincee, chi è esperto, ha la passione, ne ha viste, dalle mie parti è pieno. Ce ne sono a migliaia, alcune sono famose, altre sono state chiuse, distrutte, non seguite, per cui sembrano tornare a uno stato primordiale, naturale, ma in principio erano dei buchi scavati con fatica per cercare di sopravvivere in un ambiente di guerra. Quindi il concetto di trincea è pregno di disperazione e ognuno all'interno di quelle trincee cercava di arrivare a fine giornata, nonostante tutto. E anche quando la guerra è finita, non è finita per chi era in trincea, per chi c'è stato, intendo. Quindi mi viene fatto un riassunto, diciamo, attraverso questa immagine ed è come sullo sfondo se io vedessi un ciclo continuo di lune piene, di lune che diventano calanti, poi lune nuove, poi crescenti e avanti così. Ed è come dire, siamo tutti nella spirale della vita. Abbiamo tutti i nostri, non solo momenti bui, ma proprio il nostro buio. Per cui anche se a te dispiace e mi vedi in questa situazione e tutto sembra senza speranza e magari per me è anche finita male, c'è un ciclo continuo, non è così male come sembra. Quindi penso che molti di voi avessero bisogno di sentire questo tipo di parole, perché magari si chiedono quanto male sta questo fratello o questa sorella, come se la passa veramente. E la vostra tristezza probabilmente viene dal voler desiderare in realtà essere partecipi dell'aiuto, della guarigione di questa persona, o magari c'è del risentimento verso voi stessi perché dite avessi potuto, avessi fatto, avessi saputo, non sapevo come aiutare, no? Non so come si fa, non so se mi è possibile. Quindi c'è un cercare anche di darvi pace, di dire sì, il boccone è amaro, però è un boccone. Però abbiamo tutti cose belle, cose brutte. E certo, a me è capitato qualcosa di brutto adesso. E quella stessa trincea che abbiamo attraversato insieme ci ha separati. È come se si fosse biforcata a un certo punto. Tu sei andato da una parte e insomma sembra che ti sia andata dritta. Io ho preso quella che andava dalla parte, diciamo, sbagliata, che sbagliata non è. È come se mi dicesse è una questione quasi di fortuna a volte. Si gioca un po' con le carte che si ha. E quindi c'è un riconoscimento anche del proprio destino triste. Ripeto, non è un destino segnato, ma insomma se le cose continuano ad andare in una certa direzione è difficile poi anche tornare indietro, no? Quindi se cercate di capire se vostro fratello o sorella sono in grado o sono stati in grado di vedere le loro difficoltà, di capire cosa stava capitando e se ne pentono o altro, io direi che sono completamente coscienti e hanno o stanno imparando sicuramente molto da quello che hanno vissuto o che stanno vivendo. E sì, il rammarico c'è più che altro tristezza per la propria condizione. E mi viene detto anche che questo comunque fa parte dell'eredità della famiglia, a qualcuno doveva pur toccare, mi viene detto. E badate, io non sono di quelli che sostengono che c'è una legge scritta per cui deve per forza andare in una certa maniera, cioè non è che se la famiglia karmicamente ha accumulato un certo tipo di energia negativa, poi per forza qualcuno tocca prendersela, è un potenziale.
per il suo percorso questo fratello o sorella hanno probabilmente accettato di, più che accettato, magari anche usufruito deliberatamente con una scelta personale di usare questo carico karmico per fare certi tipi di esperienze. Perché sebbene io percepisca molto forte la tristezza nel cuore di questo io superiore, non è non lucido, non è arrabbiato, non è disperato. Dice solo: vedo quello che il mio umano sta facendo, la mia parte fisica, emotiva e mentale. È questa l'esperienza. Ho preso la svolta sbagliata. Per cui in realtà la vicinanza che vorreste, che percepite, c'è, però sì, è vero, il destino vi ha come o slegati o portati lontano, o si è messo tra di voi questa dinamica familiare, come dicevo all'inizio, è come una manipolazione del contesto, ma poi di fatto non si trova il colpevole, però si ha questa persona cara, in questo caso fratello o sorella, che si allontana in una maniera o nell'altra, no? Figurativamente parlando o fisicamente. Quindi Dio superiore vuole solo dire che è perfettamente cosciente e quasi quasi dice non ti dispiacere troppo, non è colpa tua. Allora, che cosa dice il mio mazzo? La bugia a cui scegli di credere. Io sento che ha a che fare col sistema familiare questo. Ho proprio una bruttissima sensazione. Non è la classica famiglia tossica, no? Che uno si immagina, il papà è cattivo, la mamma, che ne so, ci tratta male, ci picchia. Quindi passa come tutto normale, è molto più forte però di quello che sembra per chi l'ha vissuta, il livello di tossicità della famiglia. Qui, per esempio, ci possono essere stati momenti di percosse fisiche e qualcuno potrebbe essere tentato di dire, anche per cultura, vabbè, quattro sberle non ti hanno mai ammazzato. No, però non subito, ma insomma, lungo il percorso mi pare che questa persona o ci sia arrivata o ci sta arrivando, no? Quindi è tutta un'illusione, questo viene a dire, perché questa è la carta tra l'altro del 7 di spade. È un'illusione, una questione di prospettiva, ma di base c'è stata malafede, non da parte tua o del fratello o sorella, c'è più una malafede proprio del sistema familiare. È viziato il sistema, ok? Se vogliamo usare un'espressione di un altro ambito. È un'illusione, è come dire, sembra che tutto vada bene, non va bene. Ah, mi viene detto, è anche l'atteggiamento che si ha in generale in famiglia. Quindi questa persona è scomparsa, sta scomparendo o usa metodi per scomparire, perché è come diventare qualcosa che non è, come una bugia, ognuno trova la maniera di cooperare con questo. Potrei stare qui a parlarne per ore perché ci sono veramente delle sfaccettature qui molto particolari. Sì, intraprendente a testa in giù. Questa persona non ha avuto la forza che magari avete avuto voi. E poi anche qui, ripeto, non è che perché uno si fa venire un tumore al pancreas è più forte di uno che si dà all'alcol, cioè non è questo il livello a cui voglio arrivare, anzi. Però da un punto di vista esterno uno si mette subito nella posizione di perdere ogni capacità di salvarsi, diciamo, no, dalla vita, quando magari assume atteggiamenti deliberatamente autolesionisti. E mi viene detto che c'è ancora comunque fedeltà al vostro affetto, anche se dall'esterno sembra che non ci sia e sembra tutto da buttare. C'è ancora l'attaccamento, quindi una conferma, nel caso aveste un dubbio. E mi viene detto anche sono comunque leale alla famiglia, che purtroppo è un classico delle famiglie disfunzionali. Per cui pur di non tradire la famiglia si accetta il ruolo di quello che è problematico, o di quello che è pazzo, o di quello che è triste, o dipende.
Va bene, questa era la vostra lettura, io spero di avervi aiutato dove vi serviva. E noi ci vediamo sul mio canale con le prossime letture, intanto vi abbraccio, vi auguro il meglio. Alla prossima, ciao ciao.